Dietro la produzione di un rivestimento in maiolica c'è tanto tempo e tanto lavoro. Teniamo presente che per ottenere i pezzi, i rivestimenti che produciamo si parte da dell'argilla, che è terra, che come dicono i ceramisti il buon Dio ha fatto quando aveva tempo, e si arriva al prodotto finito. Ovviamente si parte dall'argilla, la quale viene mescolata con acqua e altri componenti e si ottiene un impasto. Questo impasto viene colato in dei stampi in gesso, i quali poi dopo vengono aperti per dare la forma al pezzo che dobbiamo ottenere. Vengono rifinite tutti i bordi, tutte le sbavature a mano, dopodiché questo pezzo deve essere essiccato. L'essiccazione deve essere controllata perché la fuoriuscita dell'acqua, dell'umidità dal pezzo deve avvenire in modo uniforme senza dare origine a deformazioni e a crepe. A questo punto può essere cotto, viene cotto in forno a 1100 gradi una prima volta. Terminata la cottura avviene un controllo e una rifinitura di tutte quelle parti per cui non era stato possibile farle e rifinirle la prima volta, prima della cottura. A questo punto viene applicato lo smalto, viene cotto una seconda volta il pezzo e a una temperatura un po' più bassa, 100 gradi in meno rispetto al precedente, alla cottura precedente, e a questo punto il pezzo esce, è finito, è controllato. Detta così sembra molto semplice, però se anche facessimo tutte queste operazioni una di seguito all'altra, comporterebbero 9 giorni di lavoro. Teniamo presente che la nostra è una ceramica artistica, rientra nell'ambito della ceramica artistica, per cui moltissime attività, quasi la totalità, sono fatte a mano. Come qualsiasi attività fatta a mano non è perfetta, non è ripetibile e quindi da un pezzo all'altro si assomigliano, ma non sono tutti uguali. Questo è importante per capire la manualità e rende prezioso il pezzo, perché di fatto lo rende unico, ogni singolo pezzo. La cavillatura è una caratteristica della nostra ceramica. Noi facciamo una ceramica, una maiolica, che deve adattarsi a un rivestimento per una stufa, quindi deve sopportare degli shock termici e senza spezzarsi, e per questo l'impasto di partenza deve avere delle caratteristiche che la dilatazione deve essere contenuta il più possibile. Ovviamente lo smalto, che non è altro che vetro, un vetro applicato, una polvere di pleto applicata sulla superficie della parte interna che tecnicamente si chiama biscotto, questo non dilata molto di più e quindi non riesce il supporto e lo smalto a combaciare perfettamente. Ecco perché avviene la cavillatura. La cavillatura di fatto sono delle piccole crepe che avvengono nello spessore dello smalto, ma sono una caratteristica intrinseca della nostra ceramica. Se facessimo uno smalto che non cavilla, non riusciremo a fare le tonalità e i colori che facciamo, perché dovremo aggiungere dentro dei componenti, quantitativi di componenti che contengono il ritiro tali per cui otterremo una superficie opaca e brutta che è tutta uguale, non svilupperebbe nessun colore, nessun effetto. Quindi è una caratteristica la nostra ed è una caratteristica della ceramica per i rivestimenti delle stufe. I decori sono fatti anche questi a mano, come la maggior parte di tutte le nostre lavorazioni, e quindi anche la decorazione fatta a mano non è mai uguale, mai nessuna decorazione pezzo è uguale all'altro. È come scrivere a mano, per quanto uno ha una bella scrittura, nessuna parola si uscirà mai uguale all'altra. Questa deve essere apprezzata, questa caratteristica, perché la rende, come ripeto, unico ogni pezzo e dimostra che la lavorazione è stata fatta a mano. Se fosse stata fatta in serie, come vengono fatte le piastrelle, sarebbero tutte uguali, ma perderebbe il valore, la manualità, l'unicità dei pezzi di ceramica che noi produciamo. Il rivestimento in maiolica ha una capacità di assorbire e trattenere il calore e diffonderlo più uniformemente rispetto ad altri materiali come può essere la lamiera, il metallo, e quindi
oltre a essere belli esteticamente per uno che riesce a apprezzare la ceramica e l'unicità dei pezzi che vengono prodotti, riesce anche a trasmettere e a diffondere il calore più uniformemente, a essere più coinvolgente il calore all'interno di una casa, di un'ambientazione in cui può essere messo un rivestimento in maiolica, una stufa in maiolica. Questa è la caratteristica principale. Poi per chi apprezza la ceramica e l'unicità della ceramica sicuramente è un valore importante, perché rispetto a una lamiera, con tutto rispetto per la lamiera e per i lavori che ci sono, il lavoro sulla ceramica, sulla maiolica è infinitamente più lungo, infinitamente più difficile rispetto proprio per la manualità, perché vengono fatti tutti a mano, sono pezzi unici, nessuno è uguale all'altro. Sì, personalmente io non sceglierei mai una stufa con un rivestimento che non sia di maiolica, perché è sicuramente più preziosa dal punto di vista estetico per uno che la sa apprezzare rispetto a qualsiasi altro tipo di rivestimento, proprio per la manualità, per l'unicità del pezzo, dei pezzi in cui è composta, perché sono fatti a mano, per la diffusione del calore che emana la maiolica una volta scaldata o durante l'utilizzo. Queste sono caratteristiche importanti. Sostanzialmente mi rendo conto che ovviamente c'è una differenza di costo, però questo è giustificata non tanto dal valore delle materie prime, perché ripeto è argilla, quanto da tutta la lavorazione, dal tempo necessario per ottenere il pezzo, la ceramica finita, ogni pezzo unico, ogni pezzo fatto a mano, ogni pezzo anche uno diverso dall'altro. Questo deve essere apprezzato ed è una caratteristica importante.